Quando si parla di convivenza in Tunisia è fondamentale chiarire alcuni punti, perché spesso circolano idee sbagliate e affermazioni senza alcun fondamento giuridico. Innanzitutto bisogna distinguere due epoche storiche, quella anteriore alle riforme di Habib Bourguiba e quella successiva all'indipendenza del 1956. Prima delle riforme, la giurisprudenza tunisina si basava sul diritto islamico, ovvero sulla Sharia, dove tutto ciò che si discostava dal matrimonio tradizionale era considerato immorale o vietato secondo la religione. Ma attenzione, anche allora il cosiddetto concubinato non era definito o perseguito come reato da nessuna norma giuridica scritta. Era semplicemente un concetto morale religioso o giuridico. Non esisteva e non esiste tuttora nel codice penale tunisino un articolo che parli esplicitamente di concubinato come reato. Nel 1956, con la proclamazione dell'indipendenza e l'introduzione del codice de statut personnel tramite la legge numero 57-3 del 1 agosto 1957, la Tunisia ha abolito ufficialmente la poligamia e ha laicizzato il diritto di famiglia. Con quella riforma storica voluta dal presidente Habib Bourguiba, la Sharia è stata sostituita da un diritto civile moderno e laico che non prevede alcuna norma sul concubinato o sulla convivenza non matrimoniale. Da quel momento il riferimento alla religione nei rapporti civili e familiari è stato eliminato. La legge tunisina moderna non riconosce il concubinato come reato, né lo disciplina in modo autonomo né tantomeno lo vieta. Chi sostiene che la convivenza sia un reato è semplicemente ignorante in materia, perché non esiste alcun articolo del codice penale tunisino che lo affermi. A sostegno di questo ci sono testi di legge. Nel codice penale tunisino le uniche disposizioni che potrebbero riguardare in modo indiretto i rapporti tra persone adulte non sposate sono gli articoli 226 e 226 bis. L'articolo 226 punisce gli atti contrari alla morale pubblica, ma solo se si svolgono in luoghi pubblici, quindi non ha nulla a che vedere con ciò che accade all'interno di una casa privata tra adulti consenzienti. L'articolo 226 bis si applica invece in caso di oltraggio al pudore, ma anche questo caso in situazioni pubbliche o in caso di denuncia per atti espliciti visibili o offensivi. Poi c'è l'articolo 231 che punisce l'esercizio della prostituzione femminile volontaria. In questo caso si parla di prostituzione vera e propria, cioè rapporti sessuali a pagamento, non di convivenza. Va anche detto che la legge tunisina non menziona affatto la prostituzione maschile e questo crea un vuoto normativo evidente. Infine c'è l'articolo 230 che punisce l'omosessualità, ma oggi è stato in parte depenalizzato e non viene più applicato in molte aree del paese, soprattutto nella capitale. Nessuno di questi articoli vieta la convivenza e nessuno parla di concubinato. Tutto quello che può portare a una contestazione legale riguarda solo ed esclusivamente situazioni molto specifiche. Ad esempio, se due persone vivono insieme e uno dei due è completamente privo di mezzi economici e viene mantenuto totalmente dall'altro, allora le autorità, se ricevono una denuncia e non di propria iniziativa, potrebbero aprire un'indagine per verificare se ci siano elementi che facciano sospettare una forma di prostituzione o sfruttamento o convivenza di fatto, per usare un termine che noi meglio intendiamo. Ma questo avviene solo se ci sono prove concrete di uno scambio economico sospetto legato a rapporti sessuali. Non basta la semplice convivenza. È necessario dimostrare una dinamica di mantenimento totale, spesso accompagnata da assenza di lavoro, da un contratto di affitto intestato a uno solo dei due, da spese tutte a carico di una sola persona e da comportamenti ambigui specialmente nei confronti dei vicini. Senza questi elementi la convivenza non è contestabile in alcun modo e per questo eventuali denunce rappresentano anche un rischio per chi le presenta se alla fine non si dimostrano i fatti denunciati. E infatti basta guardarsi attorno. A Tunisi e nelle città universitarie come Sfax, Sousse, Monastir, decine di studenti convivono ogni anno, uomini e donne, in appartamenti condivisi e non c'è mai stata un'operazione di polizia per questo. Perché non esiste una norma che vieti di vivere sotto lo stesso tetto, né esiste una norma che imponga che tra due coinquilini ci debba essere un matrimonio.
I contratti d'affitto possono essere firmati da chiunque e nessun proprietario è obbligato a chiedere se due persone sono sposate. Anche quando si tratta di coppie miste, tra tunisini e stranieri, la legge non impone alcuna registrazione o giustificazione. Solo in presenza di una denuncia e solo se ci sono sospetti legati a una forma di sfruttamento economico si apre un'indagine e anche in quel caso non si contesta mai la convivenza in sé, ma eventualmente l'esercizio della prostituzione, secondo l'articolo 231 del Codice Penale, che va dimostrata con una consumazione dell'atto sessuale. Quindi è bene ripeterlo con chiarezza: il concubinato non è un reato. Non lo è mai stato sotto la legge tunisina, né prima né dopo Bourguiba. Il termine concubinato è stato usato nel passato e viene ancora usato oggi da chi parla in termini religiosi, ma non ha alcuna valenza legale. Chi riporta notizie del genere si rifà a testi che si basano, come detto, su idee religiose ormai superate. Non c'è un articolo nel Codice Penale che usi questa parola. Non c'è un riferimento nel Codice di procedura penale. Non è previsto né nel Codice civile né nel Codice dello Statuto personale. Non è mai esistito come figura giuridica. Quindi chi afferma che vivere insieme senza essere sposati sia vietato per legge sta semplicemente dicendo una stupidaggine. La legge è chiara e la realtà lo conferma ogni giorno. Se si vuole evitare problemi, basta essere trasparenti. Condividere le spese, firmare contratti regolari oppure una documentazione che attesti la condivisione dell'affitto. Evitare situazioni di dipendenza economica totale. Vivere insieme è perfettamente legale e lo dimostra il fatto che nessun tribunale tunisino ha mai condannato due persone solo perché condividevano un appartamento. L'unico rischio arriva quando c'è qualcuno che denuncia e solo se ci sono elementi concreti che possono giustificare un'indagine. Ma nella stragrande maggioranza dei casi non accade nulla, perché semplicemente la legge tunisina non vieta la convivenza. Concludiamo il video con un esempio. Un uomo italiano convive con una donna tunisina in una casa con 2 camere. La donna non lavora. In questo caso, in presenza di una denuncia da parte di terzi, si apre un caso. Nell'accertamento andrà dimostrato che l'uomo provvede al mantenimento della donna e quindi si è in presenza di una convivenza di fatto, non una semplice convivenza. Dato che non è dimostrabile la consumazione di atti sessuali e la donna può dimostrare di essere economicamente sostenuta dalla propria famiglia, ad esempio, dimostrare la presenza di un reato non è cosa facile. Solo se nella denuncia è esposto un atteggiamento oltraggioso per la morale in pubblico, allora ci possono essere complicazioni. Dipende dalla gravità dei fatti, ma qui entra in gioco l'intelligenza delle parti. In casi gravi si può avere un ammonimento, ognuno per la propria strada, oppure un bel contratto matrimoniale e vissero felici e contenti. Naturalmente c'è da tener presente che tante famiglie sono tradizionaliste e mantengono ancora una mentalità legata alla religione, obbligando le figlie a rispettarla. Ma dal punto di vista legale le cose sono cambiate e tantissimo. Vedremo quanti anni ci vorranno ancora prima che tutta la popolazione si adegui. Occhio alle bufale che girano su YouTube. Valutate sempre con attenzione la fonte delle vostre informazioni. Se il video vi è piaciuto, regalatemi un like e se volete informazioni sempre accurate sulla Tunisia, seguite il canale registrandovi, così non vi perderete i prossimi video. Grazie.